Ho messo la calamitina qui, proviamo a vedere quello che legge. Circa 9,33. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Mi è venuto in mente di fare un piccolo video per spiegarvi come poter misurare la velocità di rotazione di un motore avendo un multimetro di questi qui digitali, qualsiasi di quelli che fa anche la funzione frequenza, e avendo dei componenti che ci abbiamo tutti, diciamo, in laboratorio, tipo una calamita e una piccola bobina. Spero di fare cosa utile, perché alle volte non tutti abbiamo un tachimetro per andare a misurare la velocità di rotazione del motore, ma il multimetro magari lo abbiamo. Come al solito, se i miei video vi piacciono, vi ricordo di iscrivervi al canale e comunque continuate a guardare questo video per vedere che combino anche questa volta. Allora, per misurare la velocità di rotazione di un motore niente di più facile, si compra un tachimetro come questo e si misura. Costano anche poco, il tachimetro funziona che da questa parte qui esce, diciamo, chiamiamolo raggio laser o a infrarossi, dipende dal modello, e qua si va a leggere la velocità di rotazione del motore. È facilissimo. Però chi non ha uno di questi apparecchietti qui e c'ha da misurare la velocità di rotazione del motore e dispone comunque di un multimetro di quelli moderni, anche se economico, tipo questo, che misura la frequenza, vedete, c'è scritto Hertz, oppure se c'ha non uno di questi economici, c'ha uno di questi qui più professionali, che legge comunque, vedete anche questo, la frequenza. A questo punto il gioco è fatto e si può misurare la velocità di rotazione del motore con un multimetro, praticamente una calcolatrice e poco di più. Ora vi faccio vedere cosa serve per misurare la velocità di rotazione del motore. Allora, per misurare la velocità di rotazione del motore ci vuole una bobina con diverse spire. Questa va bene e questa non va bene perché ha poche spire, sicché la togliamo subito. Io ho usato questo qui che chi, diciamo, gli è capitato sotto mano un relè la riconosce. Questa è la bobina di eccitazione del relè. Fa comodo, tanto era rotto il relè, c'erano i contatti rotti, io l'ho smontata e praticamente userò questa qui per le prove. Questa qui, la bobina di un relè, va più che bene. Poi ci vuole una calamita. Questa è troppo grossa, comunque va una calamita di quelle al neodimio. Ci sono anche più piccoline e userò una di quelle più piccoline. Va bene anche una così se la fissiamo, perché se il motore ha una velocità di rotazione piuttosto elevata, ovviamente questa qui la schizza via, sicché va fissata bene se la calamita è abbastanza pesante. Se no ci sono calamite come quelle che userò io, più piccole, tipo queste. Ecco, si è attaccata. Vedete la differenza comunque tra una calamita e l'altra. Una è molto più piccola, però è potentissima anche questa qui piccolina. E useremo questa qui. Ora vi faccio vedere come usarla. Io ho preparato, attaccato alla bobina, ci ho preparato intanto la sonda dell'oscilloscopio. Qua abbiamo lo schermo di un oscilloscopio, non si vede benissimo, ma insomma si vedrà la forma d'onda. E sullo schermo dell'oscilloscopio vi faccio vedere cosa appare. Allora, la calamita la possiamo posizionare o se è un motore di un trapano, direttamente sul mandrino appiccicata, se è leggera. Se la calamita è più pesante e diciamo il motore fa diversi numeri di giri, cioè fa tanti numeri di giri, conviene fissarla magari anche con del nastro isolante in maniera che non vi schizzi addosso. Un'altra maniera di posizionarla è proprio farla afferrare dal mandrino del trapano. Se è un trapano, ovviamente, se è un altro tipo di motore la possiamo fissare sull'asse, diciamo in qualche maniera con un po' di nastro isolante. Se io faccio girare questa calamita davanti al sensore, ecco quello che succede. Ecco qua. Ecco qua, praticamente si vede una forma d'onda sull'oscilloscopio. Questa forma d'onda
è una frequenza. Allora, se io la metto in quest'altro verso, messa così, la cosa non cambia. Cambia un attimino magari la forma d'onda che andiamo a visualizzare, ma la frequenza rimarrà la solita. Vi faccio vedere anche in questa maniera qui. Vedete, è cambiata la forma d'onda, però la frequenza è cambiata la forma d'onda, ma la frequenza ovviamente rimane la stessa. Questa frequenza che andremo a generare e leggeremo con il multimetro andrà moltiplicata per 60 e a quel punto lì otterremo la velocità di rotazione del motore con un'approssimazione piuttosto buona, diciamo molto buona. Ora io passerei alle prove pratiche. Allora lo faccio girare un attimino, poi ve lo inquadro diciamo meglio. Qua c'è il fogliettino riflettente che serve per questo tipo di tachimetri. Ecco, sono circa 640 giri. Ora lo rinquadriamo un attimino meglio. Rifacciamo la prova. Ecco, sono circa 640 giri, poi ovviamente questo motore qui magari che ha 100 anni, perché l'ho comprato questo trapanino nell'83, sicché magari non farà sempre il numero di giri giusto. Misuriamo anche la velocità di rotazione di un altro trapano. Facciamo ora la misurazione di quest'altro piccolo motore. C'è da dire che questi motorini qui non hanno una velocità di rotazione costante, come può avere un motore collegato direttamente a 220 per esempio di un trapano grosso, perché c'è anche il regolatore di velocità, funziona la batteria, sicché qualche giro in più o in meno anche durante il funzionamento lo possono indicare. Proviamo. Diciamo sono circa 350-352 giri. Io direi di provare ora con il sistema del multimetro. Allora proviamo sempre la velocità di rotazione di questo piccolo trapanino. La calamita l'ho messa avvitata in cima sul mandrino e vediamo quanti hertz rileva il multimetro. Sono 5,96 hertz. Allora ora ci vuole una calcolatrice. Prima abbiamo visto che quel trapanino lì faceva 350-352 giri al minuto. Ora abbiamo visto qui che misurando la frequenza variava da 5,79 a 5,96 Hz. Praticamente è il trapanino che varia la sua velocità. Proviamo 5,79 per 60 e sarebbero 347 giri. Se andiamo a vedere invece a 5,96 Hz, 5,96 per 60 si va a 357 giri circa. Sicché rientriamo nei range di 350-352 che era diciamo misurato con il tachimetro, perché ripeto questi motori un po' variano la sua velocità. Guardiamo l'altro motorino di quell'altro trapanino. In questo caso il magnete l'ho messo direttamente appiccicato al mandrino del trapano, perché tanto gira piano, diciamo non c'è pericolo che scappi via il magnete. Si era detto che l'altro, che questo motorino faceva circa 640 giri e sicché dividendolo per 60 dovremmo avere 10,6 e qualcosa Hz. Vediamo un attimino. 10,67. Abbiamo visto che faceva da 10,67 a 10,70 Hz circa. Poi magari ora proviamo con un motorino un pochino più stabile. Sicché 10,67 per 60 sono 640 giri,2 e 10,70 per 60 sono 642 giri, sicché considerando la tolleranza che non è stabile come giri il numero del motore, io penso che diciamo la misura è più che precisa, ma vi faccio vedere l'ultima misura e poi diciamo traiamo le conclusioni. Questo trapano dovrebbe essere un pochino più stabile come velocità, vediamo se riusciamo a leggere la velocità di rotazione di questo trapano e replicarla con il multimetro. 560 giri circa. Ho messo la calamitina qui
proviamo a vedere quello che legge. Circa 9,33, vedete la calamitina è qui. Allora, avevamo visto che il trapano a colonna faceva circa 560 giri, mentre abbiamo misurato con il multimetro 9,33 Hz. 9,33 per 60 è uguale a 559,8 giri, sicché direi che la precisione è più che ottima. Traiamo le conclusioni di questo sistema. Allora il video è finito e spero che vi sia stato utile. Come avete visto, con un normale multimetro dotato della funzione frequenzimetro si può misurare con una precisione notevole la velocità di rotazione di un motore o di un qualsiasi componente che ruota comunque. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace, di commentare e chi non l'avesse fatto di iscrivervi al canale, perché è solo così che il canale può andare avanti. Io vi saluto e ci vediamo tutti al prossimo video. Ciao a tutti!